La morte è solo una porta. Solo il nostro corpo muore, mentre la nostra anima non morirà mai. Hai mai avuto la sensazione di perdere qualcosa stando qui? No, ho trovato tutto qui. Perché perso? Povertà, castità e obbedienza. È tutto. Siamo qui. Qua vicino dovrebbe esserci un eremita che si nasconde tra le rocce, però ci hanno raccontato che appena sente dei passi scappa via. Qui sul Monte Athos non esistono donne, proprio perché le donne possono essere una distrazione. Dobbiamo pregare incessantemente alla Madre di Dio, che è una figura femminile, di lottare contro questi spiriti delle tenebre, questi demoni, che spingono solo ai piaceri della carne. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Siamo appena usciti dall'ufficio passaporti, dove siamo riusciti a ottenere il Diamond Tyrion, ovvero il passaporto più peculiare al mondo, perché grazie a questo riusciremo a entrare nella Repubblica in cui non sono ammesse le donne. Stiamo per entrare nel Monte Athos, ovvero il regno della castità. Monte Athos è una micronazione nascosta in un angolo remoto e mistico della Grecia settentrionale. È una delle poche teocrazie esistenti al mondo, dove la sovranità è simbolicamente esercitata da Dio e i monaci sono considerati gli interpreti della volontà divina. In questa nazione spirituale composta da 20 monasteri, circa 1600 monaci provenienti da tutto il mondo professano la fede cristiana ortodossa, scegliendo di isolarsi dai vizi del mondo, ma soprattutto dalle donne. Infatti, Monte Athos è l'unica repubblica al mondo in cui le donne non possono entrare, perché è considerata una tentazione troppo grande che distrarrebbe i monaci da una vita consacrata a Dio. L'accesso al Monte Athos però è limitato anche agli uomini. Infatti vengono rilasciati solo 110 permessi al giorno, di cui solo 10 riservati ai pellegrini non ortodossi come noi. E come se non bastasse, l'unico modo per raggiungere il Monte Athos è attraverso questo vecchio traghetto, che quando il mare è agitato vi assicuro che può rendere la traversata di 2 ore un'esperienza tutt'altro che piacevole. Iniziamo bene questa grande avventura sul Monte Athos. Pratici. Tuttavia, questi ostacoli sono un piccolo prezzo da pagare per entrare in uno dei luoghi più sacri e misteriosi al mondo. Di arrivare siamo arrivati, volevo presentarmi in maniera consona ai monaci all'interno dei monasteri, ma il mare non era d'accordo. Dopo un freddo inizio, il Monte Athos sembra accoglierci a braccia aperte. Incontriamo subito un monaco che medita intrecciando un combo schiri, ovvero il rosario ortodosso. Buongiorno, quanti nodi ha? 100, ma dipende. Può averne 300, 100, 150, 33. Hai mai avuto la sensazione di perdere qualcosa stando qui? No, ho trovato tutto qui. Perché perso? Il monachesimo è... Se non vuoi sposarti e farti una famiglia per qualsiasi motivo, una via che puoi intraprendere. Puoi diventare un monaco. O hai una famiglia o diventi monaco nella tradizione ortodossa. Non c'è una via di mezzo. Noi cerchiamo di mantenere la promessa che abbiamo fatto a Gesù Cristo durante il rito della tonsura. Povertà, castità e obbedienza. Se hai lo Spirito Santo non ti manca nulla. Ma hai tutto. Hai tutto, sei felice. Questa vita dura 80, 90 o 100 anni, mentre nell'aldilà sarà senza fine.
Questa vita serve a prepararci per la prossima. La cosa buona è che se hai con te lo Spirito Santo sarai la persona più felice in assoluto, sia in questa che nella prossima vita. Che Dio sia con te, fratello. Grazie mille. La Santa Trinità ci salverà. Grazie. Solo la Santa Trinità potrà salvarci. 3 baci, ok? Ah, 3. 3 baci per la Santa Trinità. Questo è stato davvero un gran benvenuto. Grazie mille. Figurati, che Dio ti benedica, fratello. Questo sì che è il benvenuto perfetto per entrare a Caria, che è la capitale del Monte Athos, probabilmente una delle capitali più piccole al mondo, perché qui ci abitano un centinaio di persone che si occupano della parte burocratica e delle cancellerie di tutti i monasteri. E lì, dentro al consolato greco, una volta all'anno si riuniscono tutti gli abati dei 20 monasteri per prendere le decisioni più importanti per la Repubblica. L'avventura sta per incominciare veramente, perché stiamo andando a incontrare un prete che ci porterà dentro uno dei monasteri più importanti del Monte Athos. La nostra guida è un monaco rumeno che vive ritirato in una cella da più di 10 anni. I suoi racconti rendono il Monte Athos ancora più affascinante, poiché ci spiega come lui e i suoi fratelli conoscano medicinali miracolosi grazie alla loro profonda conoscenza delle erbe medicinali. Il mio abate sa molte cose sulle erbe. Erbe medicinali. Sì, medicine praticamente. E lui ha trovato un'erba che può curare il cancro. Ha aiutato molte persone con questa erba. È molto rara e cresce sulle montagne. Proprio poco fa è uscito a cercarla. Molte persone che ha aiutato sono guarite dal cancro. E una di loro, per ringraziarlo, gli ha regalato questa macchina. Come ringraziamento. Stiamo per arrivare al santo monastero di Vatopedi. E qui vedrai solo i posti in cui ti è permesso entrare. Uno dei monasteri più importanti del monte è Vatopedi. Proprio qui è conservata una delle reliquie più preziose al mondo, il cinturone della Vergine Maria. Qui dentro il tempo non segue l'orologio moderno, ma quello bizantino. E ciò vuol dire che la giornata inizia col tramonto, per pregare sin dalle prime ore della notte e immergersi in una dimensione spirituale che sembra eterna. E non soltanto le donne non possono accedere al Monte Athos, ma anche gli animali. Tutti gli animali che vediamo attorno, soprattutto i gatti, dovrebbero essere dei gatti maschi. Neanche gli animali di sesso femminile sono ammessi nel Monte Athos. Prime impressioni non proprio positive, C'è molta riluttanza a parlarci, non ci stanno facendo entrare in nessun ufficio, non ci stanno accogliendo del tutto. Pochi monaci vogliono parlare con noi, potrebbe essere più difficile del previsto questa avventura. Ci hanno cacciati dal Monte Athos. Mi viene da ridere, ma non c'è nulla di divertente perché siamo stati abbandonati al porto, stiamo aspettando la prima nave che non sappiamo quando arriverà, quindi questo probabilmente sarà una sorta di flash forward. Sapete già che il finale di questo video sarà leggermente diverso e probabilmente se vedrete da adesso in poi i monaci blerrati c'è un motivo: siamo stati cacciati. E ormai l'esperienza della nostra, in avventure come queste può succedere qualsiasi cosa, come rimanere abbandonati qui in un porto senza sapere quando potrai ripartire, senza cibo, ma non a noi, perché noi ci portiamo sempre degli snack come Small Giants. Sapete che cos'è? Beh, ve lo spiego subito. Small Giants è un'azienda italianissima che produce gli snack del futuro, fatti con farina di grillo. Sì, hai sentito bene, farina di grillo. Può sembrare strano, ma come per ogni reportage, noi siamo qui per rompere ogni pregiudizio. Infatti, gli insetti sono il cibo del futuro. Per esempio, i grilli con cui sono fatti questi cracker al rosmarino hanno più proteine del manzo, più calcio del latte, più ferro degli spinaci, più omega 3 del salmone, più potassio delle banane e più vitamina B12 della carne rossa. Un vero superfood buonissimo, ma soprattutto sostenibile, perché ogni boccone di Small Giants aiuta a ridurre l'impatto ambientale. Quindi godi di tutti i benefici degli insetti commestibili senza nemmeno accorgertene e salvi il pianeta. E per i più curiosi ci sono anche questi snack di insetti interi al gusto chili lime o barbecue, che sono un concentrato di proteine purissime. Sotto al video troverete un codice sconto per assaggiarli a un prezzo speciale. E come sempre vi lascio un link in descrizione per provare lo snack del futuro.
Ai noi, l'unico luogo in cui ci è concesso entrare è il cimitero dei monaci, che però forse è metaforicamente quello più simbolico per comprendere la loro missione. Vieni qui quando hai un conflitto interiore, quando hai delle tentazioni. Tutti i monaci vengono nel cimitero, guardano le lapidi e riflettono. Questa cosa può aiutarti contro le tentazioni. Io presto dovrei essere qui, quindi devo stare attento a come È un monito. vivo la mia vita. È un monito, sì. È quello che diventiamo tutti alla fine. Torniamo alla terra. I monaci, dopo la loro morte, loro vengono portati qui. Poi, in base al monastero, dopo 3 o anche 5 anni, vengono prese le ossa e vengono pulite. Vengono lavate con il vino rosso. Sì, e poi anche con l'olio. Sì. Olio d'oliva. E vengono messe in questo posto. Puoi vederne un po' da qui. I nostri padri dicono che alcune delle persone che sono scelte da Dio hanno una croce sulla testa. Per esempio, questa. Sì. Puoi vederla? Wow. Di solito le persone non hanno questa croce sulla testa. Ma non si sa a chi appartiene, giusto? Perché non è importante saperlo, no? No, non è importante. È importante come ci troviamo davanti a Dio. Come ti senti in questa stanza? Come ti senti tu? È impressionante. Non ti senti in pace? Hai paura? No, non sono spaventato. Non sono spaventato. Penso solo che un giorno diventerò come questi teschi. Sì. La morte è solo una porta. Noi non moriamo, solo il nostro corpo muore, mentre la nostra anima non morirà mai. Quindi immagino che questa sia la ragione per cui tu sei qui. Esatto. Quando diventi un monaco, inizi a pensare alla tua vita interiore, alla tua anima, perché scegliere questa vita non è facile. Metti da parte tutti i piaceri e tutti i tuoi desideri. Vogliamo cambiare noi stessi, la nostra anima, il nostro comportamento e diventare uomini nuovi. E ancora non sapevo che queste parole così potenti che spiegano il grande sacrificio di ogni monaco sarebbero state il monito per quello che è successo solo poche ore dopo. Non avrei mai potuto immaginare questa situazione fino a questa mattina. Nemmeno io me l'aspettavo. Ma in qualche modo il diavolo ha spinto questo uomo a diffondere alle 2 o 3 del mattino alcune indiscrezioni tra i monaci qui nel Monte Sacro. Il mio abate ha detto: fermali, lasciali lì e torna a casa. È una cosa che non ti riguarda. Già. E io devo obbedire. Non posso fare altro. Mi sa che la nostra avventura finisce qui. Prima volta che succede. Non è mai successo che qualcuno ci cacci o ci impedisca di fare dei video, ma hanno appena scoperto che abbiamo fatto dei video riguardanti la comunità transgender e altri video di cui loro non sono d'accordo e ci stanno cacciando dall'isola. Mai successo qualcosa del genere. È durata meno del previsto questa grande avventura sul Monte Athos. Abbiamo appena scoperto il motivo esatto per il quale dobbiamo lasciare immediatamente il monte. Ci hanno fatto vedere il messaggio che hanno ricevuto tutti i preti e il motivo, chiaramente, come potete immaginare, è il video sui transmusulmani, sui ladyboy, ma questo non me l'aspettavo, sui Warani. Certo, non sono una grandissima vista, nudo con i Warani, però neanche così. E poi mi ha stupito anche il fatto che una delle vere ragioni è stato, gli ebrei ultraortodossi, lo yoga è stato criticato aspramente e il vaccino.
non mi sento neanche arrabbiato dopo aver visto il motivo per il quale ci stanno cacciando. Facciamo questo lavoro ormai da tantissimi anni, crediamo che chiunque nel mondo abbia il diritto di dover dire, di poter condividere con tutti quanti la sua visione della felicità. Continueremo a farlo nonostante tutto, ma adesso dobbiamo tornarci a casa. Ma non ci potevamo arrendere così. E quindi abbiamo deciso di provare a incontrare gli unici monaci che sicuramente non avevano ricevuto quel messaggio, gli eremiti. Là ci sono alcuni dei monasteri. Noi stiamo cercando di raggiungere degli eremiti, dei preti eremiti che hanno deciso di vivere lontani dagli altri monaci, in solitudine. Vengono anche chiamati eremiti erranti, perché vivono proprio in zone totalmente arroccate sulle montagne, lontani da tutto, con una difficoltà nel sopravvivere molto alta, però loro vivono così e vorremmo incontrarli, vediamo se riusciamo a farcela. Questo dovrebbe essere l'accesso che ci hanno consigliato i monaci. Di solito ci sono degli eremiti qui perché c'è una chiesetta. Adesso la dovremmo trovare. Eccola. Ed è meravigliosa. Questa è stata utilizzata da San Giuseppe di Sicasta per pregare con i suoi discepoli intensamente. Si racconta che pregava tutto il giorno, tutta la notte, per avvicinarsi più a Dio. Quindi questo è diventato anche un simbolo per tutti gli eremiti della zona. Quindi ci aspettiamo di trovarne qualcuno qua vicino, si spera. Qua vicino dovrebbe esserci un eremita che si nasconde tra le rocce, però ci hanno raccontato che appena sente dei passi scappa via. Altri invece, ci sono tante leggende qua sul monte. Si parla di 12 eremiti che vivono tra le montagne nudi, solo che sono invisibili, quindi possono essere anche tra di noi ma non si fanno vedere. E poi c'è un altro ancora che si racconta che ogni volta che qualcuno trova la sua dimora, la brucia, scappa e ne trova un'altra tra le montagne. Sono tantissime le leggende, stavo cercando di trovarne almeno uno che voglia parlare con noi, chiacchierare con noi. Sarebbe un privilegio, perché loro chiaramente cercano di stare separati dalla civiltà e noi stiamo un attimo andando a disturbarli. Speriamo di no, cerchiamo di trovarne uno che voglia chiacchierare con noi. Ho trovato una delle tante celle che accolgono gli eremiti alla montagna. Proverò a bussare per capire se c'è qualcuno, ma sembra disabitata, per quanto sia. È permesso. Non ci sia nessuno. Umilissima, c'è il minimo indispensabile per sopravvivere: un letto, chiaramente delle figure, delle immagini, delle icone religiose, un tavolo per mangiare. Qui gli eremiti vengono a ritirarsi per pregare, per dedicare tutta la loro vita alla preghiera. Pensate che l'obiettivo principale di questi eremiti è quello di riuscire a pregare anche mentre dormono. Infatti cercano di avere un giaciglio scomodo per rimanere semicoscienti, per pregare tutta la notte, 24 ore su 24. La preghiera deve accompagnare durante tutta la giornata. E questa è la vita di un eremita. Adesso non c'è nessuno, è un po' azzardato aspettare, perché non si sa se questo eremita, l'eremita che dorme in questo momento qui, tornerà. Io proseguirei per capire se lo incontriamo nelle montagne. Potrebbe anche essere scappato sentendoci, spero di no. In realtà i monaci ci hanno detto che non è che li disturbiamo veramente, anzi alcuni vogliono chiacchierare con le persone curiose come noi. Però bisogna avere cautela e anche rispetto per queste persone che si ritirano, quindi cerchiamo di capire se c'è qualcuno, altrimenti torniamo.
come forse è un po' giusto che sia, non siamo riusciti a incontrare nessun eremita errante. Ma proprio quando stavamo per perdere le speranze, è bastata una meravigliosa chiacchierata con un monaco rumeno per non fare l'errore di giudicare questo luogo mistico per un singolo errore. Peppo, ma tu come hai deciso di vivere sul monte? Ho scelto di seguire quest'arte del monachesimo perché il Signore ci dà delle armi, perché siamo in guerra con le forze delle tenebre, non siamo in guerra con noi stessi. E le armi sono la croce, la preghiera, la parola di Cristo. E come in ogni combattimento devi sapere usare queste armi, ed è un'arte. Il monachesimo la chiamano l'arte delle arti. C'è una delle leggi del Monte Athos che mi incuriosisce più di tutte e mi chiedo come possa essere una vita senza la figura femminile. Qui sul Monte Athos non esistono donne e tu probabilmente non ne vedi da tantissimi anni. Sì, esatto. Qui sul Monte Athos non esistono donne, proprio perché le donne, come ben hai pensato, possono essere una distrazione. Dio ci ha creati per accoppiarci, l'uomo piace alla donna, la donna piace all'uomo. Qui il Monte Athos viene chiamato anche il giardino della Madre di Dio, e la Madre di Dio chiede di darci una grazia speciale per poter continuare in questa vita senza la figura femminile. Però noi dobbiamo pregare incessantemente alla Madre di Dio, che è una figura femminile, di chiedere al Signore Gesù Cristo di darci la forza di lottare contro questi spiriti delle tenebre, questi demoni che ti spingono solo ai piaceri della carne. Tu hai detto che le donne sono una distrazione, ma non pensi che sia troppo facile, tra virgolette, sì, vivere in un luogo in cui quella distrazione non c'è? È come scappare da quella distrazione ma non l'affronti realmente. Non l'affronti. Quando noi siamo nella città, nel mondo, abbiamo la figura femminile dappertutto, ma non la apprezziamo così tanto perché ce l'abbiamo intorno a noi. Quando vieni e ti ritiri nel monastero, inizia una lotta molto dura con te stesso. Questa lotta con la carne non è facile, però non è impossibile. Con l'aiuto di Dio si può fare. Sono 11 anni che sono qui. La prima volta ho visto una donna dopo 6 anni. Però piano piano la tecnologia è entrata qui, in questo posto. Lo spirito mondano non perdona niente. Se puoi entrare pure nelle caverne più nascoste del mondo, entra. E quindi è capitato di vedere un video, una fotografia, e ho visto una figura femminile, però con altri occhi. E se ti chiedessi che cos'è qui per te la felicità? Ho capito che non esiste la felicità in questo mondo, una felicità piena, ma esiste a tratti. E in questa vita la felicità è mischiata con la tristezza. Nello stesso giorno in cui è il tuo compleanno ti può morire il cane e non sai se essere felice o triste, no? E questa ce la dà Dio con la sua grazia per poter continuare la vita, che è un esame, è un test. La vita in verità è la croce. La vita è una
e dobbiamo vederlo come un dono. Tutti dobbiamo prenderci la nostra croce e fare quello dove siamo chiamati. La ricerca della felicità non è sempre facile. Può anche spaventare, specialmente in un luogo recluso come questo. Ma i monaci del Monte Athos, anche se indirettamente, mi hanno regalato un nuovo ingrediente della felicità. L'essere umano, per essere felice, ha bisogno di scegliere una missione. I monaci qui hanno scelto di dedicare la loro missione a Dio, rinunciando a tutti i piaceri terreni. Un sacrificio che rende la loro vita un continuo atto d'amore. Ed è affascinante riflettere su come ogni vita sulla Terra sia plasmata da ciò in cui decidiamo di mettere il nostro cuore. Che sia nelle relazioni, nelle ambizioni o nella fede come questi monaci, è importante ricordarci che vivremo questa vita piena di ciò che abbiamo deciso di amare.